Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video. Oggi voglio farvi vedere come si realizza una staffa per olio diplomatico. Io non utilizzo molto spesso questi fucili, però ultimamente col fatto che non posso caricare l'arbalete sto provando così ad utilizzare questi fucili. Questa staffa è fatta in PVC, quindi molto leggera, resistente e nello stesso tempo questa realizzazione è veramente economica, quindi vi faccio vedere come si realizza veramente in poco tempo. Per prima cosa voglio ringraziare Ivan Jan che praticamente ha fatto già un video tempo fa e che mi ha dato quest'idea e quindi diciamo è lui il promotore di questa staffa. Io ho fatto qualche piccola modifica e è venuta a mio avviso molto bene. Per seconda cosa voglio ringraziare anche la Salvimar perché vedendo il video che ho fatto dell'Ares, dell'arbalete, che non posso diciamo ancora pescarci, e mi ha mandato un Dark Side, quindi un pneumatico con fusto in carbonio col diametro da 40, questo è un 85 e quindi così ho detto proviamo a fare una staffa per fare le riprese e per provare il fucile. Adesso vi faccio vedere diciamo, quali sono gli accessori, quello che bisogna acquistare e come si realizza. Allora, eccoci qua. Gli accessori, diciamo, il materiale che va acquistato, come ho detto è un PVC, quindi basta prendere un tubo di questi arancioni che hanno uno spessore maggiore rispetto a quelli grigi che si usano per gli scarichi dell'acqua, quindi si possono comprare sia da Leroy Merlin o da Tecnomat. Io ho preso un tubo da circa 1 metro, il diametro è 40 esterno e quindi con lo spessore credo un paio di millimetri all'interno è un pochino più piccolo, quindi si adatta bene ai pneumatici. Allora, a questo punto io ho preso circa 6 cm di, di grandezza della staffa e praticamente con un pennarello ho cercato di fare diciamo così, il cerchio più dritto possibile e poi con un seghetto a ferro di quelli piccolini che si trovano sempre da questi negozi tipo Leroy si taglia e praticamente si crea questa parte qui, un cilindretto di circa 6 cm. Una volta tagliato va poi a sua volta tagliato in verticale, quindi cercare di realizzare un taglio il più dritto possibile e quindi ci si aiuta piano piano o con un pennarello si tira una linea oppure con il Dremel piano piano si può creare questo taglio. Io ho utilizzato sempre un seghetto tagliando piano piano anche perché diciamo il PVC è morbido, si riesce a tagliare bene. Una volta tagliato io non ho praticamente tolto la parte come Ivan dice 1 cm, 2 cm per dare questo gioco qui diciamo, alla staffa, ma ho praticamente messo una parte esterna dentro la morsa, quindi mi sono fatto così con una pistola a caldo che si utilizza o per i carrozzieri, anche questa ce l'avevo, però si può utilizzare anche un fornello da cucina o per scaldare diciamo così, il PVC, con questo rimane chiaramente più comodo, oppure un phon per i capelli mettendolo abbastanza vicino, quindi scaldando questa parte qui. Una volta scaldata, quindi si ammorbidisce il PVC, si piega in una morsa e dà diciamo così, lo squadro di questa parte, quindi questa parte qui viene messa in squadro rispetto al cilindretto. Dipende chiaramente da quanti centimetri mettiamo, più è profonda questa diciamo, aletta che si crea in squadro e chiaramente minore poi diventa la mezzaluna che va a incastrarsi nel fucile. Una volta messa in squadro così si crea quest'altra parte qui, quindi la parte
orizzontale della staffa dove poi andrà messa la telecamera. Si prende anche in questo caso un altro cilindretto da 6 cm, stessa cosa, si ritaglia trasversalmente e poi sempre con l'aiuto di una pistola a caldo si mette in piano su una superficie o su un tavolo di marmo, qualcosa di, e si schiaccia praticamente con un'altra tavola in legno magari o qualcosa del genere. Consiglio di utilizzare dei guanti o da giardiniere o da lavoro perché chiaramente il calore quando il PVC si ammorbidisce crea problemi alle mani, diventa insomma bollente. E in questo caso ho praticamente creato questa parte qui che è praticamente perfettamente dritta. Successivamente l'ho praticamente inserita nella parte, diciamo io l'ho messa sotto ma si può mettere anche sopra rispetto allo squadro della mezzaluna. Ho praticamente incollata col collante, quello del PVC, il Tangit, messa con dei morsetti, quindi bloccata, e ho aspettato un paio d'ore finché il Tangit diventasse duro. E poi ho creato due fori con un trapano e ho messo dei rivetti in acciaio. Quindi così è praticamente bloccata perfettamente. Successivamente questa parte liscia, questa dove poggia la cam, l'ho sagomata, uno lo può fare come vuole insomma, e poi nella parte più esterna si crea un foro sempre con il trapano e si mette la vite per montare la telecamera. Una volta preparata tutta, io ho il PVC che chiaramente è arancione, con dello spray aggrappante, quindi trasparente, ho dato una mano su tutta la staffa, quindi per fare poi successivamente attaccare la vernice colorata, in questo caso nero. Io ho aspettato qualche ora che si seccasse, diciamo, l'aggrappante e ho poi successivamente passato la vernice nera opaca, che così non fa riflessi. Il tutto è stato fermo circa 24 ore, quindi si è essiccato bene e adesso è praticamente pronta. Quindi la staffa è perfetta. Gliela faccio vedere direttamente sul tubo, ma poi si monta sul fucile. Ecco, la staffa in questo caso va a incastro e si può regolare sia a destra che a sinistra, quindi si può ruotare. In questo caso io al centro, ecco, mi sono dimenticato, nella parte interna ho messo della camera d'aria da bicicletta che è molto sottile rispetto alla camera d'aria di una macchina. Questo serve più che altro per rendere la staffa più stabile e quindi per non farla ruotare magari con colpi accidentali o cose varie. Soprattutto anche per rinculo, anche se il fucile il pneumatico ce n'ha veramente poco, però qualche vibrazione in più la dà sempre sulla staffa, quindi magari sull'immagine per farla venire più stabile possibile ho preferito mettere questa guarnizione incollata all'interno. Il vantaggio di questa staffa rispetto ad altre è che a parte il costo che è veramente irrisorio, ma c'è la possibilità di utilizzarla su tutti i fucili, quindi basta crearne una sola e si può montare su un fucile, poi magari uno se cambia fucile ne prende uno più corto, quindi si monta in questo modo e quando serve magari su un altro fucile si fa leva questo qui in questo modo e si toglie e si mette su un altro. E con questa guarnizione rimane un po' diciamo rigida, un po' dura, però in acqua, quando c'è il cuscinetto d'acqua ed è bagnato il fusto, la staffa, quindi si riesce facilmente a spostarla sia avanti e indietro, quindi possiamo metterla dove vogliamo, ruotarla se per caso ci crea problemi durante il caricamento del fucile, ma la cosa buona è che è sia destra che sinistra, quindi questa staffa possiamo metterla al contrario e per chi piace tenere la telecamera a sinistra la può mettere, quindi è reversibile sia a destra che a sinistra. Facendola in questo modo si può mettere sia la cam
con il bidone centrale, nel mio caso io utilizzo una Midland, quindi ho il bidone centrale, oppure si può incollare l'attacco della GoPro direttamente su questa piastrina che abbiamo creato e quindi possiamo metterla come vogliamo. Un altro vantaggio di questa, diciamo, staffa è la linea di mira. Chiaramente non ha nulla davanti e quindi la linea di mira resta pulita e si può tranquillamente pescare come se non ci fosse. Quindi diciamo il vantaggio non è da poco. In questo caso, come l'ho fatta io con la vite, chiaramente ha la possibilità di regolare praticamente la telecamera a destra e a sinistra in modo da centrare nell'immagine la punta del fucile. Io ci faccio molto caso, cerco sempre di tenerla più al centro possibile e di non lasciare parti vuoti della ripresa a destra e a sinistra. Però ecco, diciamo che poi dopo uno magari se monta una GoPro può regolarla anche in modo diverso. Con questa piegatura qui chiaramente rimane leggermente più alta e quindi non dà fastidio il fusto nelle riprese laterali, quindi non copre la ripresa della telecamera e questa è una buona cosa, che molte volte le telecamere vengono montate più basse del fusto e hanno questa parte qui un po' coperta e diciamo un po' così fastidiosa, mentre in questo caso rimane sempre pulita e fatta bene. E niente ragazzi, allora io credo di aver detto tutto di questo video, spero che sia stato utile più che altro e ringrazio ancora Ivan per l'idea che ha dato e quindi io ho sviluppato qualche piccola modifica, ma insomma alla fine è lui che ha dato il là per questa staffa. I pregi, come ho detto, sono il costo che è veramente irrisorio, questo tubo si trova a pochi euro e quindi basta un po' di manualità e qualche piccolo attrezzo riusciamo a farla senza problemi. Niente, se il video vi è piaciuto ed è stato utile mettete un like, quindi a me fa piacere e se non siete ancora iscritti al canale fatelo perché poi chiaramente ci saranno altri video sia di pesca ma soprattutto anche di presentazione di attrezzature. Quindi vediamo un po' così di andare avanti nel canale e di farlo crescere che a me fa piacere. Ciao a tutti e nei prossimi video ci vediamo. Grazie, ciao!